Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del primo semestre 2026. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dello Scorpione. Può essere un momento di riflessione, un momento dove si riesce a vedere la realtà da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. E tenete presente che l'appeso è anche una carta di accettazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi 3 oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e c'è anche il numero di telefono. In più, sempre in descrizione, ci sono i 3 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Vi ricordo che sono anche aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di gennaio 2026, che è un livello intermedio. Comunque anche di questo c'è il video sotto nella descrizione, trovate le informazioni necessarie sulla pagina web oppure mi potete scrivere una mail. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per la crescita spirituale dello Scorpione. Abbiamo una stella, un 8 di pentacoli, un 7 di spade, un 2 di bastoni, la morte, abbiamo un asso di pentacoli, 10 di coppe e 8 di bastoni. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento più importante del semestre. In un secondo momento andiamo a fare una stesa mensile, quindi andiamo a vedere quando succede che cosa, o meglio, cercherò di dirvelo. Tenete presente che questa è una di 4 stese sul 2026 che ho pubblicato, una è già online, la trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale e poi ce ne saranno altre 2, una sull'amore e gli affetti e l'altra sul lavoro e l'economia. Bene, partiamo con questa stella ragazzi, che ho come l'idea sia un punto di arrivo. Abbiamo un 9 di pentacoli e un 8 di spade. Scusate, un 9 di pentacoli questo. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli. Asso di denari che avete già più avanti e re di denari. Credo che qualcuno qui stia lavorando per la propria indipendenza, o meglio, abbia in testa con questa stella, che come avevo detto prima potrebbe essere un punto d'arrivo, potrebbe essere un obiettivo, e con il 9 di pentacoli ho la sensazione che sia proprio l'autonomia, l'indipendenza. Per qualcuno vi dico, potrebbe far riferimento al lavoro autonomo con il 9 di pentacoli qui. C'è anche un 8 di spade, quindi può essere che qualcuno abbia l'idea di non essere in grado, di non riuscire, che sia difficile, che ci vogliano un sacco di, non lo so, strumenti, insomma, diciamo che con questo 8 di pentacoli quello che dovete imparare a fare è a lavorare con costanza, a lavorare per costruire il vostro patrimonio, a lavorare per iniziare o comunque per creare un cammino concreto. Tenete presente che l'8 di pentacoli è una carta di lavoro, di costanza,
di regole, di dedizione, di attenzione al dettaglio, cioè è proprio come se doveste creare a 360 gradi questo nuovo percorso di cui ci parla l'asso di Pentacoli. Probabilmente potrebbero essere delle idee, quelle con la stella. Sono proprio idee di ricchezza, di abbondanza. Potrebbe anche essere che qui qualcuno stia pensando a come creare una rendita perpetua. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Andiamo con il 7 di spade. Ok. Allora abbiamo un 3 di pentacoli e l'imperatrice. Qui ci sono delle bugie che vi state raccontando. E sono queste dell'8 di spade, l'autoboicottaggio. Quando c'è un 8 di spade è perché c'è un'energia di pensiero negativa, cioè è una di quelle energie che vi fa vedere tutto nero, che vi rende pessimisti, che vi rende negazionali. Negazionali vuol dire che negano tutto. No, questo no, no, l'altro no. È un po' la carta del poverino me. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Mhm. Con il 2 di bastoni dovete un po' imparare a guardare al futuro. Il 2 di bastoni è una carta di forte indecisione perché da un lato, vediamo se ve lo trovo qua, che è un po' più fedele agli arcani originali. Da un lato è aggrappato, eccolo qua, da un lato è aggrappato a questo bastone, diciamo sul terreno, cioè che è appoggiato sul terreno, dall'altra parte ha il mondo in mano, come se volesse andare oltre. Quindi da un lato c'è l'attaccamento a quello che già c'è, dall'altra parte c'è la voglia di guardare al futuro. Per fare questo passaggio bisogna passare dal 6 di spade, ovvero bisogna lasciarsi indietro tutto quello che sono. Allora, tecnicamente parla dei problemi dell'infanzia, problemi del passato, però siccome è una carta che fa anche riferimento alle credenze limitanti e la carta prima è l'imperatrice, un 3 di pentacoli, io ho come la sensazione che qualcuno vi abbia fatto credere di non essere abbastanza, di non valere, cioè ho come la sensazione che ci sia un problema di scarso amor proprio dovuto a quello che si è vissuto in passato. Ed è per quello che c'è poi anche questa fase di autoboicottaggio con l'8 di spade. Del tipo, ho un obiettivo, voglio raggiungerlo, ma non so se riesco e mi trovo mille scuse per non iniziare. Invece qua vi dicono, no, no, dovete proprio iniziare voi, iniziate a mettere giù un progetto, un programma, è il lavoro costante, è il lavoro tipo della palestra, che per dare dei risultati bisogna applicarsi giorno dopo giorno per un lungo periodo, però poi quando arrivano i risultati siete contenti o siamo contenti e soprattutto non sono quei risultati che dopo una settimana svaniscono, nel caso io non vada in più in palestra, ecco, sono risultati che persistono. Quindi si tratta proprio di creare come una stabilità, se vogliamo, per il lungo periodo. Qui vi dicono guardate in avanti, nel futuro. Andiamo a vedere la morte. 2 di coppe. Qui mi sa tanto di patti familiari, E 7 di spade. Potrebbe anche essere una relazione, quella che vi sta condizionando in questo periodo. Diciamo che con la morte mi richiama un po' questo 6 di spade, quindi il lasciarsi indietro vecchie bugie, vecchi schemi di comportamento, vecchi patti, vecchie lealtà. La morte è anche una carta che mi parla di rinascita, infatti poi guardate, cioè abbiamo la morte, un asso di denari che è qua e il 10 di coppe, che è la carta del raggiungimento della completezza, della felicità, dell'appagamento, della serenità. Andiamo per gradi, andiamo a vedere l'asso di pentacoli, perché qui secondo me qualche cosa inizia, ragazzi. Cioè, vi dico, è una trasformazione abbastanza importante, però questa fase dove
Avrete la possibilità con questo appeso di vedere le cose da un'altra prospettiva, perché comunque avete anche la sacerdotessa è colei che vede al di là del giusto o sbagliato, al di là della dualità, al di là della materia, se vogliamo. Per quello che vi dicevo anche prima, guardate al futuro, queste sono due carte che vi invitano a guardare al futuro, chiedervi cosa volete voi dalla vita, come volete impostare la vostra vita. Un'altra carta per l'asso di denari, un cavaliere di pentacoli e un fante di bastoni. Secondo me, ragazzi, chieti chieti inizierete questo nuovo percorso. Non so neanche se lo condividerete tanto con gli altri, effettivamente, perché abbiamo un 8 di bastoni al contrario. Cioè, inizierete, secondo me, anche con un dato entusiasmo, però inizierete questo percorso in modo stabile, in modo lento, vi dico, lento, prudente, perché il Cavaliere di Denari fa riferimento a qualcosa che va piano piano, però è anche una di quelle carte che vi dice che quando raggiungete un posto, cioè quando fate determinati passi in avanti, non si torna più indietro, quindi sono passi certi, un piccolo passo alla volta, giorno per giorno. Se per esempio volete, non lo so, creare un fondo risparmi e fate fatica ad arrivare a fine mese, voi giorno per giorno vi impegnate a mettere le monete che vi avanzano nel portafoglio in un salvadanaio. A fine mese vedete quanto avete tirato fuori. Oppure li lasciate lì fino alla fine dell'anno, per dire, stabilite un tempo, e ogni giorno vi impegnate a infilare qualcosa. Può essere 1 euro, possono essere 5 euro. È il caffè del bar, rinunciare al caffè, il cappuccino o per le femmine la cavolatina del cinese, per dire, e mettere via quei soldi. Anche se fossero, non lo so, 30 euro al mese, cioè alla fine dell'anno sono comunque 360 euro, quindi ci si può già comprare qualche cosa di più corposo. Magari anche un corso di crescita personale per migliorare la vostra vita, per acquisire delle doti che vi permettono di creare il tipo di obiettivo, o meglio la strada per arrivare all'obiettivo che volete raggiungere. Andiamo a vedere il 10 di coppe perché vi dico è una bellissima carta per finire la lettura. Abbiamo un sole e un fante di... Ah, ok, è un fante di denari. Voglio una carta anche per questo 8 di bastoni. 7 di bastoni. Io credo che, come vi dicevo, alla fine del periodo si raggiunge effettivamente questo senso di appagamento. Io non credo che lo comunicherete tanto in giro, cioè nel senso non sarete di quelli che andranno, ah, sai, vieni, ti devo raccontare una cosa, sai quanti soldi ho fatturato, o sai quel mio progetto, o sai quanti clienti ho avuti. No, no, ve ne starete ben zitti. Però è anche vero che secondo me è un periodo dove condividerete quello che avete ottenuto, cioè sul privato è come se non lasciaste trapelare troppo, cioè tipo quanti soldi guadagnate o dettagli un po' particolari, secondo me li tralascerete, però effettivamente potreste essere proprio di ispirazione per certe persone che hanno bisogno o voglia di uscire un po' dalla loro situazione, un po' come lo eravate voi, e potreste essere delle fonti di ispirazione. Però vi dico, condividerete la gioia per dire, però i dettagli, mica tanto, li terrete per voi. Comunque, secondo me, questo appeso è proprio qua per dirvi, guardate le cose da un altro punto di vista. Quando noi facciamo delle osservazioni o delle considerazioni, le facciamo con la realtà che stiamo vivendo in questo momento, cioè voglio comprarmi la macchina, ma non lo so, sono senza lavoro e quindi non posso comprarmi la macchina.
perché uno stabilisce che è il lavoro che mi dà il reddito e senza il reddito non compro la macchina. Però in realtà è un limite che noi ci poniamo, nel senso che potrebbero arrivare anche dei soldi, potrebbe essere che qualcuno ci regali una macchina, potremmo partecipare ad una lotteria e vincere magari questa macchina. Quindi alla fine siamo noi che ci mettiamo come dei tetti mentali, per cui non mettere limiti alla provvidenza, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere mese per mese come si sviluppano le energie. Regina di spade, 10 di coppe. Quattro di pentacoli, torre, carro, asso di spade, poi qui abbiamo un cavaliere di pentacoli che avete già, dove era qua, e un 4 di bastoni. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Dunque, io tutto questo lavoro, questo puntare l'obiettivo, creare l'obiettivo, definire l'obiettivo, lo vedrei molto a giugno, scusate, a gennaio, con questa regina di spade, perché è proprio una di quelle energie che fa le liste, che fa i programmi, che valuta, che controlla, che fa i conti, quindi è un po' come il mese dove si imposta il lavoro, il mese dove si imposta questo asso di pentacoli, questa nuova via da percorrere. Devo dire che effettivamente tutto questo lavoro, diciamo così, in sordina, cioè tutta questa trasformazione della morte, lavorare l'amor proprio piuttosto che le credenze limitanti, piuttosto che il vostro modo di vedere, sarà un po' il live motive secondo me di questo periodo, perché qui c'è come un'energia che mi dice non sono felice, però non voglio neanche staccarmi dal passato. Non voglio muovermi, se vogliamo. Vado un attimo a vedere. Scusate, voglio andare a vedere un attimo queste tre carte. Allora, andiamo con il 4 di pentacoli. Torre. E carro. Allora, per il 4 di pentacoli abbiamo, mi sembravano due, abbiamo un re di bastoni e un 6 di bastoni. Per la torre abbiamo la morte e il re di pentacoli che avete già qui, e poi per il carro abbiamo un 5 di bastoni e un fante di denari che abbiamo già qui, e che tra l'altro sono tutti e due al contrario. Questa cosa, secondo me questo lavoro interno che farete sarà una cosa proprio vostra, cioè io ho proprio la sensazione che non che vi chiuderete, però effettivamente avete l'appeso, può essere un po' una falsariga dell'eremita, no? È una carta di stand-by, una carta di fermo, può anche essere una carta di ritiro, di isolamento, no? E io ho questa sensazione, per quello che riguarda il prossimo semestre, cioè vi riunirete con voi stessi, farete tutto questo lavoro, capirete che cosa c'è da buttare giù dalla torre, che cosa invece da tenere, e alla fine farete una grandissima trasformazione. Secondo me vi renderete proprio conto delle proiezioni, dei pensieri negativi, di quest'otto di spade, di come vi autosabotate. Da lì inizia come un passo, secondo me, concreto, cioè nel senso, se all'inizio del periodo può essere penso a dove andare, nella metà del periodo è incontro le mie paure, i miei timori, i miei pensieri negativi, li affronto e li lascio andare. Nella ultima parte, nella terza parte del periodo, qui si tratta di finalmente fare i primi passi
per arrivare a questa felicità che volete raggiungere, perché qui a febbraio ancora non ci siamo, cioè c'è come qualche cosa che manca. Devo dire che poi si termina con un asso di spade, che è di nuovo un inizio, è la carta della verità che viene a galla, è la carta della chiarezza mentale, quindi secondo me questo asso di denari, che corrisponde comunque a un 1, a un inizio, può essere effettivamente verso giugno. Sarà un processo, un intercedere lento con questo cavaliere di pentacoli, però stabile. Secondo me andrete verso la stabilità, verso un qualche cosa che è armonioso. Il 4 di bastoni, letteralmente, è la carta di chi trova tutto quello che ha sempre cercato. È la carta di qualcuno che finalmente arriva dove voleva arrivare e trova una buona accoglienza, no? E tecnicamente, quando c'è questo, diciamo, gazebo con dei fiori, richiama un po', ehm, diciamo, i matrimoni pagani, quindi il fatto che ci sia una festa per un'unione. Mm? Quindi secondo me troverete come l'armonia, quello che avete sempre trovato, scusate, cercato. Fatemi vedere un attimo se può essere anche... Potrebbe per qualcuno effettivamente risuonare anche come una stesa romantica. Fatemi sapere come vi risuona, perché io comunque essendo una stesa spirituale, diciamo che l'ho letta un po' in generale, però può anche risuonare come una crescita all'interno di una situazione amorosa per la serie. Non sono contenta o contento della situazione, cerco di lavorare, di lasciare indietro certi atteggiamenti, certe bugie, certe proiezioni, certi vittimismi per creare una nuova realtà all'interno della relazione e comunque ci arriverete. Però tenete presente che la stesa sull'amore e gli affetti uscirà la prossima settimana, quindi restate sintonizzati. Allora, andiamo a vedere una possibile difficoltà che potreste incontrare in questo momento, in questo semestre. Perché mi è difficile assumere un rischio? Oh, che interessante. Qualcuno ha paura di rischiare, ha paura di perdere qualcosa, probabilmente. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché ho un ideale non realistico? Sì, probabilmente dovete destrutturare il vostro modo di pensare, il vostro modo di vedere la ricchezza, il vostro modo di vedere la serenità, il vostro modo di vedere la stabilità, la sicurezza. Probabilmente avete l'asticella troppo alta qui. Andiamo adesso a vedere un pensiero su cui riflettere. Prendo coscienza che quando voglio dimostrare qualcosa è perché ancora non ci credo io stesso. Quando abbiamo bisogno di dimostrare è perché sì, diciamo che è come se avessimo bisogno di una valutazione esterna, di una... come si dice in italiano? Mi viene valorazione. Non è valutazione, però è come se avessimo bisogno che qualcun altro da fuori, dall'esterno, ci dicesse, guarda, hai ragione, sei proprio bravo, oppure sei stato in gamba. Andiamo a vedere un messaggio dell'universo. Ok, nel momento in cui mi riallineo con l'amore, una direzione chiara si presenterà a me. L'amore è l'amore per se stessi. Vi dicevo che c'era una sorta di carenza di amor proprio. Quindi, secondo me, una volta che vi fate la domanda per chi sto facendo questa cosa qua, fa star bene me o semplicemente devo dimostrare qualche cosa agli altri? Se è per dimostrare qualche cosa agli altri, cioè, ma chi se ne frega? Ragazzi, io molto sovente dico una cosa,
che può risultare un po' macabra in effetti, però rende molto bene l'idea. E cioè, quando saremo sul letto di morte di tutta la gente che ci ha giudicato, ma quanti pensate che ci saranno? Zero. Quindi chi se ne frega di quello che pensano gli altri? E poi tenete presente che, appunto, quando bisogna dimostrare qualche cosa a qualcun altro, perché ancora noi non ci crediamo, se io sono convinto nella mia testa, se io ho la credenza, se io credo qualcosa, io creo qualcosa. Nel momento in cui io non ci credo e lo devo dimostrare agli altri, questo qualche cosa fa fatica ad arrivare o direttamente non arriva. Carta numero 35, qui parla di chiudere dei cerchi. Guardate, avete 2 volte la morte e questa torre. È ora di cambiare il ciclo, è ora di iniziare una nuova strada, un nuovo ciclo di vita, un nuovo percorso. Una cosa che dice qui è pure intenzioni e qui vi dico una cosa, quando si lavora soprattutto con la legge di manifestazione, tenete presente che, e questo lo dice anche la Cabala, quando noi pensiamo per noi stessi siamo egoisti. Quando invece pensiamo per l'umanità, la legge di attrazione, l'universo, lavora più velocemente. Quindi è sempre meglio desiderare le cose per il più alto bene di tutti, in modo da dare una sorta di accelerazione, di turbo alla legge di manifestazione. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego un po' come funziona. Diversamente potete fare lo stesso lavoro per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. In quella parte io praticamente ho condensato quasi 30 anni di studi sulle energie sottili, sulla metafisica, sulla metamedicina, insomma c'è un po' tutto quello che io ho studiato, che ho condensato e ho messo a disposizione in quella sezione. Ci sono anche le credenze limitanti, sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine di numero, le credenze limitanti sono nella 3A e si vanno a lavorare suddivise per argomento. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo io vi auguro un 2026 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!